Buongiorno a tutti, allora benvenuti al nostro webinar dal titolo L'IoT a supporto del tuo business, organizzato da SecureBox in collaborazione con Illogic. Per chi ancora non mi conoscesse, io sono Thomas Franceschin, sono account manager di SecureBox e durante l'appuntamento di oggi mi occuperò di moderare l'evento e gli interventi dei vari relatori. Passando alla breve presentazione dell'agenda della giornata, una prima parte è dedicata a un'analisi, diciamo, tecnica, un'analisi un po' più generica delle esigenze in ambito business derivanti appunto dall'emergenza Covid e da tutte le fasi successive, diciamo, necessarie per la ripresa. Questa parte è curata da Giovanni Lombardo, che è uno studente dell'SCP di Torino, Business School Europea, nonché partner di ricerca di SecureBox. Nella seconda parte invece, che è curata dal collega Federico, che è cofondatore di SecureBox e CEO, tratteremo della soluzione Auratech UDecide, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista, diciamo, più commerciale. Buon pomeriggio a tutti quanti. Anzitutto definirei velocemente cosa si intende per IoT. L'IoT è un complesso sistema costituito sia da componenti hardware, software, reti e piattaforme comunicative che rendono un oggetto interattivo, dandolo di capacità di elaborazione dei dati e lo rendono anche capace di comunicare con altri dispositivi i propri dati. Ormai da più di qualche mese sono entrati nel nostro vocabolario quotidiano nuovi termini, tra i quali quelli di social distancing e contact tracing. Il primo è abbastanza intuitivo, il distanziamento sociale allude alla distanza fisica, alla distanza sociale appunto, che è necessario mantenere tra due o più persone al fine di minimizzare il rischio di trasmissione del contagio. Anzitutto definiamo l'attività di tracciamento dei contatti come uno strumento di sanità pubblica che è volto all'interruzione e alla ricostruzione delle catene di trasmissione del contagio. Per rendere il concetto più intuitivo, prendiamo come esempio il famoso caso del paziente zero registrato a inizio pandemia nell'Odigiano. Una volta accertata nella positività il virus, sono stati ricostruiti tutti i contatti che il paziente aveva realizzato nel corso delle settimane precedenti. Da questo punto di vista, l'IoT potrebbe venirci incontro, riducendo al minimo i tempi necessari per la ricostruzione dei contatti e soprattutto permettendoci potenzialmente di correre alla stessa velocità di trasmissione del virus. A partire dallo scorso 4 maggio sono stati naturalmente emanati una serie di protocolli da tenere obbligatoriamente in ambito aziendale, tra i quali la sanificazione dei luoghi di lavoro o la riorganizzazione degli spazi di lavoro al fine di garantire appunto il mantenimento del distanziamento sociale. Io però vorrei concentrare l'attenzione sul tema della responsabilità penale del datore di lavoro. E qui adesso non mi riferisco solamente alle figure del datore di lavoro vero e proprio, ma anche a chi ricopre posizioni, tra cui per esempio addetto alla sicurezza aziendale, o chi per la posizione che ricopre ha sotto la propria responsabilità la gestione delle risorse umane. A seguito della circolare numero 22 emanata dall'INAIL lo scorso maggio, è stato infatti dichiarato il principio per cui a seguito di un contagio avvenuto in azienda, il datore di lavoro è, oltre che civilmente, anche penalmente perseguibile e responsabile nel caso in cui non abbia adottato le misure di prevenzione e sicurezza necessarie. A tal proposito vorrei anche ricordare che attraverso il decreto Cura Italia lo Stato ha stabilito la presenza di un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute sia per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sia per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, tra i quali non rientrano esclusivamente le ormai conosciute mascherine, ma anche proprio le soluzioni di cui tra poco parlerò. In Italia sono impegnate circa 24 milioni di persone giornalmente nel mercato del lavoro. Se ci pensiamo, nell'arco di un giorno, da un giorno all'altro, dallo scorso 4 maggio, sono quasi 5 i milioni di persone che usufruire nuovamente dei trasporti pubblici, condividendo spazi comuni sia all'interno che all'esterno dei locali aziendali. Dal caso numericamente sicuramente più sconfortante degli oltre 1500 lavoratori contagiati nel mattatoio tedesco, fino ai nuovi
casi che ci interessano più da vicino, di focolai registrati in aziende a Bologna e Mantova. Tutte queste notizie devono farci riflettere su quanto il rischio non sia sparito, ma sia ancora concreto. A tal proposito cito un autorevole portavoce dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo il cui parere lo scenario più plausibile è quello di ondate epidemiche ricorrenti, intervallate da periodi di trasmissione di basso livello. Soluzioni che soddisfano queste nuove ed emergenti esigenze in ambito business disponibili al momento sul mercato. Nel primo quadrato potete vedere quelle soluzioni che offrono esclusivamente servizio attività di distanziamento sociale. Parliamo a tal proposito di braccialetti, dispositivi tag di piccole dimensioni indossabili che si limitano ad allarmare un utente, due utenti, intimandoli al ripristino delle distanze di sicurezza tra di loro. Nel secondo box, invece, potete vedere quelle che sono le principali, in questo caso parliamo di applicazioni da scaricare sul proprio smartphone, le principali applicazioni che svolgono esclusivamente attività di tracciamento dei contatti. La differenza principale tra queste due tipologie di prodotti è che il primo è pensato prevalentemente per l'utilizzo in ambito aziendale. Le applicazioni invece sono pensate orientate all'utilizzo privato, tant'è che infatti prevedono il download sul proprio smartphone. Nel riquadro invece più in basso, quello di maggiori dimensioni, sono elencate le soluzioni che tecnologicamente sicuramente più complesse, che offrono sia la possibilità di svolgere attività di distanziamento sociale che di tracciamento dei contatti. Queste soluzioni sono esclusivamente pensate per l'ambito business, per l'ambito aziendale. Perché? Perché permettono allo stesso tempo non solo allertare emettendo un suono, una vibrazione, una luce, due dipendenti qualora si trovassero a distanze troppo ravvicinate, ma permettono anche di ricostruire in maniera semplice le catene di contagi avvenute all'interno dell'azienda. Dopo aver visto quelle che sono le principali soluzioni già presenti sul mercato, analizziamone adesso i principali limiti tecnologici. Accuratezza del sistema, configurabilità e usabilità del dispositivo sono sicuramente i tre fattori chiave, i tre parametri principali attraverso i quali valutare e differenziare le soluzioni già presenti sul mercato. Per esempio, nel caso dell'accuratezza del sistema, non tutte le soluzioni permettono di rilevare le distanze in modo accurate autonomamente. Cosa significa? Significa che sul mercato troviamo soluzioni cosiddette stand-alone che non richiedono la presenza di infrastrutture terze e invece soluzioni che si avvalgono per il corretto rilevamento delle distanze di installazioni ulteriori, come per esempio gateway da porre alle entrate degli uffici, oppure antenne, sensori da installare al soffitto. Per quanto riguarda il parametro della configurabilità, non tutte le soluzioni di cui vi ho parlato precedentemente sono flessibili, non tutte permettono di adattarsi a possibili cambi delle disposizioni normativi, oppure di adattarsi alle esigenze di business differenti. Per quanto riguarda il tema dell'usabilità del dispositivo, invece, non tutte le soluzioni presentano batterie ricaricabili o sostituibili, e questo è sicuramente un parametro da tenere in considerazione nella valutazione delle alternative, perché parliamo di dispositivi che generalmente in media hanno una durata, un'autonomia che va dai pochi giorni a qualche settimana. Se questi sono sicuramente i limiti tecnologici delle soluzioni di distanziamento sociale, per quanto riguarda le app da scaricare sul proprio smartphone, i rischi per la privacy rappresentano sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. A tal proposito, cito un estratto dalle linee guida emanate dal Comitato Europeo per la protezione dei dati in tema di contrasto all'emergenza Covid, nel quale emerge che le applicazioni per il tracciamento dei contatti comportano l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura dell'utente, il che potrebbe naturalmente costruire una grave interferenza nella vita privata. Spero di avervi trasmesso sia un'ampia panoramica dei prodotti disponibili, sia gli strumenti necessari per effettuare una scelta ponderata e per differenziare tra le varie soluzioni. Lascio quindi la parola a Thomas e vi ringrazio per l'attenzione.
E grazie mille Giovanni, grazie per tutta la tua attività di ricerca e anche per la presentazione che è stata molto succinta ma chiara. A questo punto, come anticipato, passo la parola a Federico che ci presenterà la soluzione Auratech dal punto di vista tecnico e commerciale. Federico, a te la parola. Grazie Thomas, buon pomeriggio a tutti e grazie soprattutto a Giovanni per la sua presentazione molto chiara e sintetica del contesto nel quale le tecnologie IoT possono essere utilizzate come strumenti a supporto del mantenimento della social distancing e il contact tracing in ambienti lavorativi. A tale proposito ritengo molto importante focalizzarci sulle ultime parole e temi trattati, quindi su quelle che sono le implicazioni giuridiche legate alla privacy dei lavoratori e le limitazioni tecniche. Perché da qua ci dà lo slancio per introdurre la soluzione Auratech e per capire di che cosa stiamo parlando. Auratech è una soluzione di contact tracing e social distancing insieme, basate sul principio di autodeterminazione you decide. È sviluppata per adattarsi alle esigenze di utilizzo in contesti aziendali come fabbriche, uffici, enti pubblici, ospedali e musei. La soluzione è completamente orientata al rispetto della privacy dei lavoratori. Come funziona la soluzione Auratech? L'esempio di utilizzo per il quale è stato sviluppato è quello aziendale, è un contesto prettamente aziendale. Come avete potuto vedere dalle immagini nella slide precedente, la soluzione è composta da un piccolo dispositivo tag Bluetooth che può essere indossato al collo piuttosto che sul badge aziendali e con estrema semplicità e non richiede alcun tipo di infrastruttura di comunicazione aggiuntiva. Il prodotto è in grado di avvertire in tempo reale il lavoratore nel caso in cui la distanza da un collega non venga rispettata, prevedendo così un potenziale contagio sul luogo di lavoro. Tutto questo, inoltre, avviene senza nessun tracciamento della posizione e senza che nessuna informazione sensibile dell'utente venga memorizzata. La soluzione Auratech è unica per ogni azienda ed è altamente customizzabile in base alle esigenze del singolo cliente aziendale. Infatti, oltre alle funzioni base di allerta, che è basata sui normali parametri di distanza e tempo, che vengono via via aggiornate in base ad ogni cambio normativo, il sistema Auratech presenta una serie di funzionalità avanzate che ne rendono possibile l'utilizzo in diversi contesti operativi, riducendo al minimo i falsi allarmi. Tra queste funzionalità avanzate possiamo includere ed elencare la modalità riunione, che sospende il monitoraggio per un'ora, la modalità spazio coworking, che rileva automaticamente le situazioni temporanee e sicure e le esclude dalla rilevazione, l'esclusione permanente di alcuni contatti perché si tratta di situazioni sicure. Si immaginano gli operatori in mansioni che richiedono distanze inferiori a 1 metro, ma già sottoposte a procedura di sicurezza tramite protezioni ad hoc già definite dai responsabili aziendali. Poi abbiamo delle modalità ospite per gestire facilmente gli ospiti e i visitatori con un approccio pick and drop. Ricevi l'Auratech all'ingresso dell'azienda, riconsegnalo alla partenza e questa applicazione potrebbe essere utilizzata in special modo nei musei o per il personale esterno in visita aziendale. A queste funzionalità vanno inclusi ovviamente quello che è il monitoraggio continuo, nel senso che una volta avviato il dispositivo funziona automaticamente, non c'è più bisogno di intervento umano per la sua funzionalità, e la chiave di sicurezza incrociata, quindi una procedura di accesso ai dati protetta con cifratura a livello militare. Quindi non è il datore di lavoro che può andare a vedere cosa ha fatto l'utente, il dipendente, non è il dipendente che può vedere gli spostamenti e i contatti dei propri dipendenti, ci vuole una chiave crittografica in cui entrambi vadano a effettuare il download dei dati. Ora, queste funzionalità avanzate sono possibili perché la tecnologia Auratech è stata basata sulla piattaforma IoT modulare di SecureBox. Avendo il controllo di ogni singolo modulo, sia a livello hardware, comunicazione e piattaforma software as a service, permette un'integrazione verticale completa. Questo consente di fornire ai clienti business to business in poco tempo soluzioni IoT integrate, altamente personalizzabili e scalabili.
Questo ci ha permesso di operare, oltre che nel segmento wearable per il social distancing, anche nei settori della digital logistica e dell'engineering IoT. Auratech è una soluzione nata dalla collaborazione di Illogic e SecureBox. SecureBox, per chi già la conosce, è un integratore di sistemi IoT tramite un approccio IoT modulare che garantisce scalabilità, personalizzazione e rapida implementazione. Grazie a queste caratteristiche, la piattaforma digitale SecureBox è in grado di monitorare prodotti e persone in qualsiasi contesto business to business. Illogic invece è un fornitore di soluzioni innovative. La società adotta un approccio antidisciplinare non riconducibile alle categorie tradizionali, ma creatore di nuove competenze. Illogic ha perfezionato la propria esperienza nel campo della realtà estesa e dell'intelligenza artificiale, sviluppando anche una piattaforma proprietaria o virtual reality chiamata VRStar. In conclusione di questa introduzione, ricapitolerei quelli che sono i soggetti che possono beneficiare maggiormente della tecnologia Auratech per il loro business. Sicuramente l'adozione di questa tecnologia può essere un'opportunità per i responsabili RSPP e sicurezza, oltre che ai dirigenti proposti delle aziende ed uffici pubblici, per dotarsi di una soluzione tecnologica che possa essere integrata ai protocolli di sicurezza e prevenzione dei contagi sui luoghi di lavoro. In ambito assicurativo, principalmente agenti e broker potrebbero fornire ai loro clienti corporate delle soluzioni digitali in combinazione con le polizze Health and Welfare per affrontare al meglio questa fase. Infine, per i distributori di soluzioni di prevenzione e i system integrator c'è la possibilità di ampliare la propria offerta con la soluzione Auratech per il contact tracing and social distancing. Io vi ringrazio tutti per l'attenzione e passo la parola a Thomas per coordinare la sessione finale di Q&A. Ottimo, grazie anche a Federico per il contributo. A questo punto io passerei alle domande. Allora, la prima domanda che mi è arrivata in chat è una domanda relativa alla gestione appunto dei punti più critici, quindi la parte presentata da Giovanni e ci chiede: potete chiarire meglio la questione dei limiti di accuratezza, chiarire se questi sono diversi in base alla tecnologia e se ne esistono alcune che abbiano dei rischi minori, insomma minimi? Allora, diciamo anzitutto che le soluzioni presenti sul mercato si dividono in stand-alone, quindi soluzioni che funzionano autonomamente e soluzioni che necessitano di infrastrutture addizionali. La capacità e l'accuratezza con cui le soluzioni rilevano le distanze cambia anche in base alla tipologia di tecnologia su cui sono basate, che utilizzano. Sul mercato sono disponibili diverse soluzioni che utilizzano diverse tecnologie, tra le quali per esempio Bluetooth Low Energy o RFID, Ultra Wideband, tecnologia radar, tutte tecnologie affidabili. Il nostro prodotto è basato su tecnologia Bluetooth Low Energy per due motivi principali. Il primo perché rappresenta una garanzia in termini di durata e autonomia della batteria, e il secondo perché il Bluetooth Low Energy è una tecnologia già testata negli anni, soprattutto per l'utilizzo indoor, e presta garanzie anche in termini di funzionamento e accuratezza nella misurazione delle distanze. Bene, grazie Giovanni. Procedo con la seconda. Chiede: oltre all'ambiente aziendale, in quali altre situazioni può essere utilizzato, insomma può essere utile Aura? E poi unisco anche quest'altra domanda che ho ricevuto: se una persona indossa Aura fuori da un contesto lavorativo, quindi non propriamente nelle strutture aziendali, esistono dei rischi di falsi allarmi, esistono dei rischi di registrare contatti con altre persone che magari hanno fatto la stessa cosa e potrei incontrare su autobus, centri commerciali, supermercato o altri ambienti pubblici, diciamo. Questa domanda la lascerei a Federico. Grazie Thomas. Allora, io partirei nella risposta di queste due domande cercando di rispondere insieme. Una, Auratech è una soluzione pensata per il business to business e completamente customizzabile alle necessità del business to business. Quindi non è una soluzione ad uso per i privati, ma all'interno delle aziende non è pensata solo alla situazione di plant, fabbrica o ufficio, ma effettivamente per adattarsi a quelle che sono le necessità.
Alcune delle richieste principali sono state di utilizzo all'interno dei musei, quindi con non solo dei dipendenti che possono indossare sempre e continuamente il proprio dispositivo, ma con una categoria di clienti o visitatori a rotazione. Il sistema ha la flessibilità necessaria per gestire tali situazioni non prettamente relative a un ufficio o un plant. Per quanto riguarda invece l'utilizzo del dispositivo all'esterno, non è possibile che avvengano delle situazioni di falsi allarmi o registrazione di allarmi sbagliati. Il motivo è che ogni singola azienda, benché il dispositivo hardware sia lo stesso, verrà caricato con un firmware e un codice specifico aziendale, tale per cui se l'utente dell'azienda A all'uscita dal lavoro incontrerà l'utente B dell'azienda B, anche lui con un Auratech, questi due Auratech praticamente non si riconosceranno e non registreranno alcun tipo di contatti, perché questa soluzione, a differenza delle app, ad esempio Immuni, è relativa all'ambiente di lavoro. Lo stesso scarico dei dati può avvenire non tramite l'utente, ma non solamente tramite l'utente, ma tramite l'utente e il datore di lavoro con una chiave crittografica. Bene, penso che questo abbia anche parzialmente risposto alla domanda di Guido Sodano, o Sodano, scusatemi, io con le pronunce sono sempre terribile, che mi è arrivata in chat che chiedeva appunto se la soluzione è adatta anche ad enti privati. Sì, fondamentalmente diciamo che l'unico uso per cui non è pensato è veramente il business to consumer, quindi il consumatore, perché la struttura e l'architettura è pensata per avere un circolo, un ambiente di operativo chiuso, quindi quello che può essere un'azienda, un museo, un locale pubblico, però sempre concepito come diciamo un account, un cliente aziendale. C'è un'altra domanda da Carlo Cirigliano che ci chiede: buonasera, il dispositivo può essere assegnato come un badge aziendale per ospiti e personale esterno che dovesse entrare in azienda? In questo caso il sistema è concepito tale per cui ovviamente i dipendenti dell'azienda lo indosserebbero come badge, tenendolo e registrando i vari contatti. Mentre gli ospiti riceverebbero di volta in volta sempre con un badge un dispositivo. L'unica differenza tra il dispositivo dipendente e il dispositivo personale esterno è relativo alla gestione del dato, mentre il dato del dipendente rimarrebbe completamente crittografato, nel senso non è possibile registrare quel singolo contatto e ricondurlo a quel singolo dipendente senza la chiave del dipendente. Ovviamente per ricondurre il contatto dell'ospite esterno l'azienda necessiterebbe di tenere un database con una registrazione di associazione dispositivo con ospite. Il dispositivo è stato pensato anche per ospiti e personale esterno o visitatori di musei e strutture. Bene, io dalla chat ho solo un'ultima domanda da parte di Giacomo Mancini che mi chiede a grandi linee quanto dura la batteria di un dispositivo e che cosa succede nel momento in cui la batteria dovesse scaricarsi oppure la memoria dovesse saturarsi. In questo caso posso anche rispondere direttamente senza problemi. Diciamo che la durata della batteria è variabile, dipende appunto dalle configurazioni richieste dall'azienda, dipende anche dal numero di violazioni registrate, però siamo comunque in un tempo superiore al mese come minimo. Possiamo arrivare tranquillamente a tempi ben più lunghi. Cosa succede quando si scarica la batteria o si satura la memoria? Il dispositivo, prima di arrivare a un livello critico o quando arriva a saturazione di batteria, inizia ad emettere con una frequenza molto alta un messaggio che invita l'utente a recarsi dal proprio manager, dal detto alla sicurezza, a richiedere semplicemente la sostituzione del dispositivo. Il nuovo dispositivo, molto semplicemente, tramite una brevissima procedura di pochi secondi, erediterà tutta la lista delle violazioni, quindi solamente i potenziali rischi che ha registrato il dispositivo precedente, erediterà il suo ID unico che quindi identifica solo quello specifico dispositivo
e per cui riprenderà, diciamo, la storia, la cronologia, tutta la storia di violazioni che si porta dietro quella determinata persona. Va bene. Allora, direi che possiamo concludere qui. Grazie per l'attenzione, grazie per aver partecipato. Interessante per noi presentare a voi, è stato importante anche avere un ottimo riscontro di pubblico. Per maggiori informazioni qui potete trovare le coordinate per il sito web auratech.searbox.com, potete trovare l'indirizzo email dedicato auratech@searbox.com e come prossimi step, diciamo a breve, forse oggi o massimo domani mattina, già inoltreremo a tutti i partecipanti un modulo con un questionario ovviamente facoltativo, con veramente poche domande come feedback, come riscontro sulla soluzione Auratech e sul webinar in generale, e anche con una sezione dedicata qualora voleste ricevere maggiori informazioni o direttamente essere contattati da un account manager Auratech. Ringrazio ancora una volta Federico e Giovanni sia per l'intervento sia per tutto il lavoro che c'è stato dietro. Ringrazio ancora una volta tutti voi per aver partecipato e niente, vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Grazie. Buona serata. Ciao.